bentornati sul canale. Oggi andremo a fare un video molto particolare. Andiamo a vedere l'ID. Che cos'è l'ID? L'ID del nostro Simplex Plus della Nocta Macro, come suona per le monete, per le chiavi e tantissimi altri oggetti, così di cercare di identificare al meglio nel terreno come suona una moneta, il tipo di materiale, come possiamo evitare la spazzatura il più possibile. Insomma, andiamo a vedere come suona il nostro Nocta Macro su vari oggetti. Spero che prendiate nota. Vi invito anche a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, perché in futuro avremo grosse novità. Adesso che arriva la bella stagione faremo diverse collaborazioni. Dunque andiamo a vedere cosa succede. Azione! Cominciamo questa serie con gli euro. Tutti gli euro, 1, 2, 5 centesimi, il 10 e il 20, il 50 e naturalmente l'1 e il 2 euro. Allora cominciamo con un centesimo. Ecco, come detto, le monete da un centesimo, le monete da 2 centesimi e la moneta da 5 centesimi sono particolarmente sballati. Suona da 20, 16, 7, 50. Dunque le monete piccole vi troverete a non avere assolutamente qualcosa di stabile, ma sono quelle che ci interessano di meno. Passiamo a moneta da 10, da 20 e da 50 centesimi. Dunque stesso materiale, la differenza qual è? La grandezza. Partiamo da quella più piccola, i 10 centesimi, e vedete già la differenza, completamente fisso, sballa di pochissimo. 62, 63, 64, 61. Quella da 20 leggermente più grande ma fisso 66, 67. Dunque molto affidabile. Moneta da 50 centesimi, 68, 69, 70. Dunque molto affidabile anche in questo caso. Ma andiamo ora sulle monete più importanti per ciò che riguarda l'euro, l'1 e il 2. Proviamo l'1, 65, 66, 67, prendete nota di quanto suona, e il 2 euro, 55, 56, 54. Per ciò che riguarda l'euro abbiamo capito quali sono gli ID. Quelli che danno i maggiori problemi sono quelle di minor valore, ovvero le monete da 1, 2 e 5 centesimi. Ora, per ciò che riguarda le monete che si trovano di più di Vittorio Emanuele, dunque per esempio i 5 centesimi Vittorio Emanuele del 1860-61, poi abbiamo le due classicissime, il 5 centesimi Spiga e i 10 centesimi Ape. Però ci aggiungiamo anche una bella monetina in nickel, in questo caso questo Aquilotto, che sono 50 centesimi, sempre Vittorio Emanuele, e ne abbiamo anche una argento, acquistata anni e anni fa in un negozietto. Sono d'argento, sono lire 5 un Aquilotto, dunque è moneta d'argento, cosa che non si troverà praticamente mai, però noi la proviamo lo stesso. Dunque partiamo con le classiche. Dunque il 5 centesimi Vittorio Emanuele del 1861, vado, ed eccolo qua, stabilissimo, 57, stabilissimo.
aspettiamo, controprova, 57, precisi, prendete nota. Adesso prendiamo i 10 centesimi ape, 66, 67, ok, e ora prendiamo i 5 centesimi spiga, 58, 60, 59, 61, comunque sempre molto stabile. Passiamo alla moneta di nickel di 50 centesimi, aquilotto. Eccolo qua, guardate che effetto, vi suonerà ferraglia. Se questa mettete la discriminazione del ferro non la troverete mai. Guardate un po', sorpresa, fisso 3-4, ma però vi suonerà ferro. Dunque potrebbe succedere, queste non le troverete mai, questa veramente crea problemi. Ora andiamo in quella, con quella d'argento, le 5 lire d'argento sempre aquila, e vedete che proprio va al limite dei 90, 87, 88, 89. Questa spesso e volentieri potrebbe andare confusa con un pezzo di latta. Dunque l'importante più che altro è quello di vedere che sia fisso e piccolo, breve il segnale, quello che fa capire più di ogni cosa che sia una probabile moneta. Dunque andiamo avanti, passiamo ora alle lire pre-euro. Insomma, ne abbiamo una bella quantità, ne ho fatte tante versioni, abbiamo preso le principali. Dunque le 500 lire, le 100, le 50, 10, 20 lire, e poi anche alcune versioni tipo il 50 lire piccolino e il 100 lire alternativo fatto per poco tempo. Eccolo qua. Allora partiamo subito dal 50 lire piccolo, mignon, il più piccolo, ed eccolo qua, anche lui, essendo probabilmente in nickel, segna assolutamente ferraglia. Eccolo qua, se mettete la discriminazione non potrete mai trovarlo. E ripetiamo la stessa cosa col suo fratello maggiore, il 50 lire grande, e in questo caso dà più un movimento, però sempre base ferro. In questo caso si è fermato sul 4, ripetiamo, però ha un po' di sballamento dell'ID, però sempre mi dà un segnale molto finto. A questo punto concludiamo col 100 lire, stessa cosa, il materiale è lo stesso e anche questo vi darà grossi problemi. Ma proviamo col 100 lire, quello alternativo, che ha sicuramente una lega diversa, e infatti questo potrebbe suonare come se fosse una linguetta di lattina, che suona circa così, esattamente. Chiaramente molto difficile da trovare in giro. Passiamo ora al 200 lire. Ecco, la lega cambia, fisso, preciso, 59,60. Su questa non avremo nessun dubbio. E ora passiamo al 500 lire, il glorioso 500 lire. E questo dà diversi problemi. Suona a ferro, poi si alza, poi torna giù. Riproviamo. Non c'è niente da fare. Trovarlo, questo vi darà grossi problemi, o quantomeno non riuscirete a identificarlo precisamente. Dovrete scavare veramente a caso.
Ora, giusto per il 5, il 10 e il 20 lire. Il 5 lire preciso 69, non ha nessun problema. Il 10 lire si alza un po', ma anche lui nessun problema, 73-74, e il 20 lire 51-52 fisso, e in questo caso non avrete nessun problema. Certe monete creano grossi problemi se vi trovate, a meno che voi veramente vi mettiate a scavare tutto e la trovate per sbaglio, ma non riuscirete a identificarla sottoterra assolutamente. Passiamo al prossimo articolo. Passiamo ora alla categoria votive. Ne ho qui 3 di differenti leghe e misure. In questo caso abbiamo una piccolina d'alluminio, una piccolina di un misto rame e anche questa un rame praticamente puro, grande. Dunque proviamo quella grande in rame. Sulla votiva grande in rame non ci sono problemi, 79-80 fisso. Proviamo quella piccola, una lega rame e qualcos'altro che è difficile da capire. Comunque anche in questo caso nessun problema sulla votiva, 36-37. Questa è puro alluminio, piccola, 74 fisso, e generalmente sulla maggior parte delle votive non avrete nessun tipo di problema, suono molto fisso. Ma andiamo avanti. Ora passiamo alla categoria degli anelli d'argento. Ne abbiamo 3 tipi, uno qui con un brillantino, uno qui con dei brillantini piccolini ma più spesso, più grosso, e uno nudo e crudo. Adesso che sia argento puro non lo so, però noi andiamo a provarli, queste 3 tipologie d'argento. Guardate come vi possono suonare. Iniziamo quello fine con questa pietrina qua. Siamo fortunati, rientra a 66-67, probabilmente non è un argento purissimo. Andiamo su quello bello spesso, sempre con queste pietrine, e vedete che questo molto probabilmente ha una percentuale d'argento molto maggiore, praticamente tutto argento, e questo è il suo range 88-90. Questo puro, che è una via di mezzo tra i due, e vedete che è una via di mezzo tra i due. Dunque probabilmente può essere anche un discorso di grandezza, ma molto più probabile di purezza. Comunque la cosa interessante è che, essendo tondi, assomigliano molto a una moneta, il range è molto stretto, un solo tipo di lega in maggioranza, dunque potremo facilmente definirli. Insomma, sarà comunque sempre un incontro forte. Ora andiamo sulle catenine d'argento. Ne abbiamo una decisamente spessa e una finissima. Andiamo a vedere che succede. Anche qui non sappiamo se la percentuale d'argento, comunque dovrebbe essere abbastanza puro. Andiamo a vedere quello grande. Vedete che probabilmente la percentuale d'argento non è molto alta, l'abbiamo messo raccolto, veramente non facile, in base a come è messo nel terreno. Cerchiamo di tenerlo fisso. Comunque grosse difficoltà anche in questo caso. Questo molto fine, se supera i 10 cm le difficoltà sono enormi, essendo fine.
però questo qua deve avere una percentuale maggiore. Comunque ha veramente molta difficoltà nell'essere individuato argento, eppure vi assicuro che argento, ma non lo legge in questo modo, sulle catenine è veramente durissima, almeno col nostro simplex. Vediamo la categoria delle catenine, questo d'oro molto fine e con un ciondolino qua. Proviamo, prima lo facciamo in maniera raccolta, mettiamo caso che nel terreno in questo modo, vedete che il range è 20-21, però appena allungo i 10 cm sentirete praticamente niente, è praticamente inscavabile. Se invece sotto i 5-7 cm lo sentirete praticamente sul terreno, cambia poco. Se invece fosse nella sua lunghezza, in questo modo, per dire, ecco, vediamo un po', cambia poco. Insomma, l'oro è abbastanza stabile per ciò che riguarda le catenine. Non vi posso aiutare con anelli e monete d'oro perché non ne ho. Proseguiamo. Allora, le classiche cose che potete trovare in spiaggia, le cose più fastidiose ovviamente. Allora, non avevo un tappo di bottiglia a casa, incredibilmente ho tutta la bottiglia ma cambia poco, il tappo c'è. Andiamo a vedere il tappo, il famigerato tappo che trovate in spiaggia. Eccolo qua, vedete che va nel range di tantissime monete e suona sui 58, 67, 65, è molto variabile. Dunque qualche problematica ce l'ha, questo è il vantaggio, probabilmente non suona fisso come la maggior parte delle monete. Comunque il range è molto simile. Cosa troverete in spiaggia ancora? Certo, proprio lei, la linguettina malefica delle lattine, pieno. E questo è il suo range. Ricordatevi, qui veramente ormai sono diventato un esperto, 32-33 è lei, non si scappa. E eccola qua, una bella lattina, guardate anche questa, essendo di un materiale unico in alluminio, 69, 71, spesso e volentieri ve la farà scavare, però diciamo che se riuscite a capire che è un certo tipo di lunghezza, però se la trovate accartocciata in questo modo saranno problemi maggiori. Dunque spesso e volentieri vi tocca scavarla. Ma vogliamo parlare dell'alluminio, famose carte d'alluminio, in questo caso diciamo un pezzo grosso, guardate che comunque ha un grosso problematica, vedete? Movimento molto ampio, però spesso e volentieri magari troverete solo, ecco, una roba così. E qui in questo caso, che avrà una forma molto simile alla moneta, tonda, 18-19. Comunque il vantaggio è che suonerà molto basso, mentre quella grande, poco di più, però più fissa. Però un suono un po' vivace e particolare. Dunque imparare a sentire il suono, a capire il suono è molto importante. Potremmo trovare anche, per esempio, queste chiusure, no, di vari pacchetti, no? Anche queste molto probabili. Però per fortuna ve lo segnerà fisso, sì, come le monete di nickel. Dunque dovrete lottarci. Però se non mi interessa, metterete discriminazione, questa non la troverete mai. Per esempio anche un bel tappo
più grande di un barattolo di vetro. Per fortuna poco fisso, però molto ID molto alto, ID molto alto. Non poteva mancare il chiodo, in questo caso non è arrugginito, quelli arrugginiti ormai li ho buttati via da tempo, però un chiodo è un chiodo, non si scappa, e il range è sempre lui. Questi, se mettete discriminazione, non li troverete mai. Ma andiamo avanti, andiamo questa serie di oggetti con qualcosa di particolare. Per esempio, dovete fare un ritrovamento di chiavi. Qui le chiavi naturalmente potrebbero essere di varie tipologie e anche con attaccato un portachiavi. Vediamo che succede con le chiavi. Diciamo che è un ID alto, non molto stabile naturalmente, anzi, in base a come sono posizionate, potreste, ecco in questo caso più basso, insomma è molto difficile perché essendo tanti materiali, e qui se volete trovare un paio di chiavi dovete ritrovarle, vi tocca scavare praticamente tutto. Guardate che roba, in base a come è posizionato nel terreno, potrebbe suonare fino a 78, scendere fino a 4, veramente grande difficoltà. Vabbè, qui abbiamo una pila, anche in questo caso probabilmente materiali diversi, e perché no? Avete mai visto qualcuno perdere uno smartphone? Vediamo, no? Ho perso lo smartphone sotto la sabbia, ok? Dovete ritrovarlo, vediamo che succede. Vi suonerà un ID molto stabile, però molto alto, sembrerà praticamente argento o latta pesante, come spesso capita. Dunque sapete che lo smartphone ha un suono altissimo, tra i più alti in assoluto, e per fortuna abbastanza stabile, dunque teoricamente lo smartphone non è difficile da trovare, ovviamente se lo individuate. Spero che il video vi sia tornato utile e abbiate preso nota di tutte queste informazioni che possono essere molto utili, soprattutto per fare meno fatica e cercare quello che a uno interessa particolarmente. Dunque vi invito ancora a iscrivervi al canale e seguire i prossimi video, e noi ci vediamo alla prossima!